Buongiorno a tutti, super carichi stamattina, weekend al Mulanje. Let's go! Nel nostro viaggio abbiamo fatto 2 tappe, purtroppo siamo dovuti passare da Blantyre, che è una delle città più caotiche, quindi con più traffico, e ha messo a dura prova le mie capacità di guida. Io ho guidato anche a Napoli, a Roma, a Firenze, grazie. Mentre la seconda tappa è stata molto bella, dove ci siamo anche fermati a mangiare, che è Tiolo, dove è famosa per la coltivazione del tè. Infatti quando abbiamo visto sti campi non sembrava neanche di stare in Africa a momenti. Siamo arrivati nel posto dove pranzeremo, un bellissimo ristorante italiano in mezzo al verde. Devo dire che abbiamo iniziato alla grandissima con una caponata toscana squisita e delle bruschette favolose, passando ai primi ravioli, ricotta e spinaci per le signorine, mentre io e Giovanni ci siamo sparati un buonissimo pollo al curry con riso, mentre di secondo questo pollo con verdure per Paoletta. Ecco i dolci: gelato, banana, brandy e uvetta. Uguale. Andre? Mango! E torta di carote col bunino al mango. Camminata post pranzo in mezzo a questo bosco e dopo andiamo a vedere anche le piantagioni di tè, il tè di Ibisco e dell'Abasco. Hi Jack Sparrow. C'è una piccola piantagione di agave e lì invece c'è un cartello che non ci invita a passare, ma è della proprietaria, che ci ha detto che possiamo liberamente andare dove vogliamo, quindi proseguiamo la nostra camminata. Fotografa. Guardate qua l'immensità di questo albero. E là ci sono le liane, adesso ci proveremo ad arrampicare, vediamo cosa ne tiriamo fuori. Figo, molto figo, siamo in questa piantagione super teosa di tè, adesso torniamo alla macchina. Un'oretta ancora di viaggio e dovremo arrivare al lodge del Mulanje, dove trascorreremo la notte e poi domani faremo dei trekkings. Il monte Mulanje è il più alto del Malawi e raggiunge la vetta 3002 metri spaccati. Arrivati al lodge dove alloggeremo, che ha una bellissima vista sul Mulanje illuminato, e adesso andiamo a fare un bel aperitivo. Brindisino! Birra locale. Cuce cuce e di Castel Beer. Abbiamo appena fatto aperitivo e ci faccio vedere questo bel tramonto che ci regala questo posto magnifico. Tra un po' si va a cena e poi a letto presto, che domani si inizia l'escursione al Mulanje. Un bacione a tutti e vi aggiorniamo poi sulla cena, che sarà buonissima. Siamo arrivati alla location, guardate, ci sono degli elefanti veri, dei leoni finti e dei bufalo veri. E adesso andiamo a mangiare, speriamo che sia buono. Specialità del Malawi, pizza margherita. C'è il cucù che Pizza con tante cose, con un po' di roba. Straccetti di manzo con verdure, buonissimi. Fai un rutto, Anna, per i fan. Ovviamente Anna non ha fatto il rutto, è una signorina molto educata e gentile. Buongiorno, eccoci qua, questa è la nostra colazione che prevede omelette, verdurine grigliate, patate al forno e un salsicciotto. Salutate, balordi. Buongiorno. Ciao. Bravi. Eccoci qua, 7:30 di mattina, siamo pronti, stiamo andando alla riserva naturale, vedremo le cascate, guardate qua, che vista. Mamma mia, e là dietro ci sono i miei compaesani. Oppa, i miei accompagnatori. Però guardate che montagno. La maestosità delle montagnone. Wow. Buongiorno, siamo carichi per questa mattinata. Abbiamo acqua, In quantità. meringhe, caramelle, crackers, perché la colazione è stata... Però adesso andiamo a vedere ste cascate e si può fare anche il bagno, quindi speriamo in un bel bagno rinfrescante perché fa caldo. Speriamo che ci siano delle liane che ci possiamo buttare. Sì, soprattutto con questi zizi così lunghi fa veramente caldo. Contenta con bambini? Sì. Ho parlato con un bambino. Hi, Bobo! Questo è un deposito di acqua, come potete sentire, adesso vi faccio vedere il suo interno. Vedete l'acqua che si muove? Oppa mia, c'ha che views.
Adesso stiamo prendendo la direttissima. Devo essere sincero, fa veramente caldo. Stiamo prendendo la direttissima, speriamo di non lasciarci le penne. Però appunto questi zizi non è che migliorino la situazione, fanno un effetto K, però vabbè. Ci aggiorniamo quando arriviamo alle waterfalls, sperando di arrivarci. Parte difficile dei percorsi in salita, però con bei panorami. Kutopa? Kutopa bambini. Vabbè. Come vedete là davanti ci sono i più forti, più eroici. Qui dietro invece ci sono i più belli. Ognuno fa le sue scelte. I muscoli o la bellezza non è che possiamo averli tutti e due. Kutopa Kwambiri, che vuol dire sono molto stanco, ma più che altro Kutenta Kwambiri, che fa molto caldo, ma proprio molto. Vabbè dai, uppa mia cece. Adesso siamo in discesa, stiamo riscendendo e raggiungeremo le cascate tra poco, speriamo. Situazione attuale, very good, very nice. Faccio vedere le cascate lì, anche là in mezzo, qua. Penso si vedano. No, eccole lì, anche là, tutte cascate. Invece se volete vedere una che è cascata, eccola lì. Altre cascatine, cascatelle, ancora come prima. Mentre qua, aspetta, quella lì è una carrucola che serviva per trasportare il cibo e le risorse dalla in cima alla montagna fino a qui. Siamo quasi alle cascate, non so se le sentite, spero di sì. Dovreste sentire il rumore della natura, sto zitto così le riuscite a sentire. E voilà, spero si sentano. Eccole, mi sa che sono quelle, non sono certo al 100%, ma mi sa che sono quelle e probabilmente voi non vedete ancora la piscinetta naturale che c'è sotto, ma adesso vi faccio vedere pure quella. È tipo questa qua. Dov'è il dito? Eccola qua, questa qua. E ci faremo un bel bagnozzo. Praticamente l'Ikuluba è il fiume e invece in Calamba è le cascate, capito? Queste sono le falls di prima che vi dicevo, adesso vi racconto una bella storia sul Monte Mulanje. Con questo bellissimo sfondo vi racconto una storia del Monte Mulanje. La cima più alta si chiama Zapita, che vuol dire non andarci, e questo perché qua le dicerie del Monte Mulanje dicono che là sopra ci sono gli spiriti, qua credono molto negli spiriti, quindi Zapita vuol dire non andare perché ci sono gli spiriti che... Adesso noi ci facciamo un bel bagnetto qua, Pano, qua in Cicegua, Pano, e speriamo che sia bella fresca così ci rinfreschiamo un po'. Yeppa! Che bello! Faccio una bombazzona dedicata al mio amico Federico. Bombazzona! Eccoci qua. Capelli in teoria sono bagnati ma sono già asciutti, vabbè. E adesso stiamo riscendendo, poi andremo a un pranzo, poi torneremo a casa. Molto bellissime le cascatissime. Vedrete i video dei nostri super tuffi che Tania ci ha insegnato. E basta, speriamo di arrivare presto. That's it. Repeat. Mia ceccia. Beautiful, amazing view for that point. Lì sotto ci sono i canali che portano l'acqua dal Mulanje, che è questo monte, fino a Blantyre, ovvero a circa 100 km. Orca vacca, scusate, a 100 km da qui. Amazing view, another amazing view, e adesso ci stiamo dirigendo verso Casuccia. Sempre in fondo alla fila. Sempre in fondo alla fila, siamo due vecchi balordi. Ce l'abbiamo fatto, abbiamo pure comprato dei souvenirs. E adesso andiamo in macchina e ci ridirigiamo verso Balakas. Dietro si riposa. Siamo in direzione pranzo Blantyre con l'autista privato che sta provando la sua guida a sinistra.
esaltato. Ha vinto Blunt. Usti! Il gruppo. Con il nostro pranzetto di pizza. Compagni di questo viaggio. Autista, voto 10. Anna ha detto Ernesto Manolesta, non sedete vicino a lei. E niente del gruppo Giovanni e Paola che già si sono pentiti di essere partiti con noi. Buon app! Voi siete stanchi? Tutto bambini. Quanti chilometri abbiamo fatto? Oggi Sì. 200 più o meno, more or less. Eccoci qua, siamo appena tornati. Perdonate la faccia, voi ci vedete sempre massacrati, ma perché abbiamo fatto praticamente 500 km in 24 ore, 36 ore dai, diciamo così, quindi siamo sempre cottissimi. Però secondo me se siete arrivati già a questo punto avrete visto delle cose mozzafiato, perché è stato un viaggio bellissimo, almeno per me. Sì, è stato molto bello. E quindi niente, ci resta che chiudere il video e ringraziarvi per aver visto il video, ricordarvi di iscrivervi, tutte quelle robe lì che già sapete, e ci vediamo mercoledì prossimo. Un bacione. Ciao ciao!